tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia corta e larga che io ho deciso di chiamare maglia Giada. Per poterla realizzare ho utilizzato un filato bellissimo dell'Adrian Fil che si chiama New Zealand Print, questo gomitolo da 100 grammi che misura 200 metri e che è un misto lana e acrilico, 75% lana e 25% acrilico. Guardate qui che meraviglia, io ho usato il colore numero 53, ma ci sono veramente molti altri colori, sono uno più bello dell'altro, voglio farvelo vedere. Guardate questo quanto è bello, anche se io adoro anche questo che ha il blu con il viola, oppure andiamo sul classico sfumato bianco e nero, in realtà è bianco e grigio, però sono tutti colori fantastici, li trovate disponibili sul sito di cui vi lascio sempre il link in descrizione. Passiamo a parlare del quantitativo. Allora, come potete vedere questa lavorazione questa maglia è molto larga perché l'ho deciso di metterla sopra queste gonne che adesso vanno a vita alta, sopra i pantaloni sempre a vita alta, e io ho utilizzato 4 di questi gomitoli lavorando sempre esclusivamente con l'uncinetto del 5,5. Ora, se siete una taglia M vi occorre un gomitolo in più, taglia L 2 gomitoli in più, taglia XL restate 2 gomitoli in più, anche perché per me del quarto me ne è avanzato abbastanza, quindi anche del quinto nella taglia M avanzerà, quindi taglia L prendendo 6 sicuramente avanzerà, quindi secondo me con 6 ce la fate anche con taglia XL. Per quanto riguarda la lavorazione invece, come vi ho detto, è semplicissima. Questa volta sono andata a realizzare 2 pannelli, uno per il davanti e uno per il dietro, che poi sono andata a cucire insieme. I giri da fare sono 6, sono semplicissimi, guardate qui, 3 sono giri di maglie alte, quindi veramente semplici. Una volta fatto i 2 rettangoli di cui io, cioè i due pannelli di cui io vi dico che con quello avanti ho fatto un motivo in più per avere fatto che lo scollo non mi tirasse sul collo, vedete infatti non mi tira, sono andata poi a cucire sia lateralmente che sulle spalle e poi sono andata a lavorare la stessa lavorazione in tondo per fare le maniche. Non ho fatto maniche lunghissime, questo perché sapete che ho sempre l'ansia che mi tirano i miei bracciali possano tirare il filato, però potete farla anche più lunga. Io l'ho fatta a pelo che arrivi al polso, e naturalmente potete fare la maglia larga come la mia ma anche più lunga se voi preferite indossarla appunto in versione lunga, quindi fate qualche giro in più rispetto a me quando andate a fare i 2 pannelli, e potete farla anche più stretta. In quel caso non dovete fare altro che andare a mettere i motivi che corrispondono alla larghezza dei vostri fianchi o del vostro seno o delle vostre spalle, a seconda naturalmente di cosa avete più grande. Io questa volta sono andata ad fare la larghezza delle spalle e ho aumentato di circa 5 centimetri, no forse 6 centimetri, adesso non mi ricordo. Quindi detto ciò, spero che anche questa creazione veramente facile e veloce vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, il nostro pull, io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil che si chiama New Zealand Print, questo gomitolone da 100 grammi. Il colore che ho scelto di utilizzare io è il numero 53, guardate che belle sfumature, ma qui ne vedete anche altri e sul sito ci sono anche altri colori che sono uno più bello dell'altro. Questo pull sarà fatto a pannelli, quindi realizzeremo un pannello dietro e un pannello avanti, e vi dico già che per il pannello avanti io andrò a mettere un motivo in più. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4 catenelle a cui vanno aggiunte 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Nella parte avanti io andrò a montare un totale di 75 catenelle che mi avranno una larghezza di circa 50 centimetri. Per avere la larghezza desiderata, allora tenete presente che io voglio questo pull corto e largo, appunto da poterlo indossare sopra delle gonne o dei pantaloni a vita alta, e lo voglio largo, quindi rispetto alle mie spalle sono andata ad aumentare di almeno 8 centimetri, quindi un po' di più di quello che aumentiamo solitamente. Quindi mi raccomando, per le taglie più grandi, naturalmente se volete allargare la lavorazione, prendete la larghezza delle vostre spalle o del vostro seno se avete un seno molto prosperoso e mettete tante catenelle ad arrivare ad avere almeno 6 centimetri in più. La parte dietro appunto faremo un motivo in meno proprio perché deve essere più chiusa. Io partirò comunque facendo
le due pannelli. Però come dicevo, per la parte avanti ho montato, perché già lo sto facendo, 75 catenelle, quindi per la parte dietro ho 71 catenelle, perché appunto ho un motivo in meno. Poi appena finito i due pannelli vi farò vedere, in modo tale da andare avanti con la lavorazione della maglia. A questo punto quindi io lavorerò sempre esclusivamente con l'uncinetto del numero 5. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene cioè, la lavorazione che andiamo a fare è un motivo di 6 giri, però non vi preoccupate perché in realtà sono giri semplicissimi. E iniziamo dal primo. Andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto 1 2 3 catenelle, entro nella quarta. Quello che farò adesso lo farò per tutto il giro. Vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, salto 3 catenelle e di nuovo nella quarta vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 3, salto 3 catenelle e di nuovo nella quarta vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3, salto 3 catenelle, nella quarta di nuovo vado a fare 3 maglie alte, e devo procedere così quindi per tutto il mio primo giro. Per terminare il giro salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Ho fatto sempre qualche catenella in più perché sapete che mi perdo nelle conti, quindi preferisco quando vado a pannelli poi togliere catenelle. E quindi questo è il nostro primo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro, che è semplicissimo perché si vanno a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi il secondo giro è davvero semplicissimo. Terminato il secondo giro vi farò vedere come andare a realizzare il terzo giro. Quindi sto terminando il secondo giro, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, nella seconda in questo caso, e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. Vado a una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado a una maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e ricomincio da capo. Vado nella maglia alta successiva, prima maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia. Maglia alta non chiusa, successiva, seconda maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, ancora un'ultima volta, maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Devo fare questo per tutto il terzo giro. Concludo il terzo giro andando a fare 2 catenelle, entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. A questo punto possiamo fare il nostro quarto giro, quindi ci giriamo con la lavorazione, scusate mi tiro un po' di filo perché altrimenti ok, e andiamo a fare il quarto giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 2, una maglia alta sopra le 3 maglie alte e si ricomincia, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 2, una maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, di nuovo 2 maglie alte nell'archetto, 1 2, una maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 maglie alte nell'archetto, una maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, e continuiamo così quindi per tutto il nostro quarto giro. Terminiamo andando a fare 2 maglie alte nell'archetto, 1 2, e una maglia alta dove abbiamo la terza catenella, 1 2 e 3,
E abbiamo così terminato anche il nostro quarto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro, che è semplicissimo: 3 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi davvero semplicissimo. Come avete visto nell'inizio del video, questa lavorazione prevede una parte totalmente chiusa, quindi tutti i giri di maglie alte, e una parte leggermente forata che dà vita a queste sorti di prisma, vedete? Quindi vado avanti con il mio quinto giro e vi dico già che il sesto giro è uguale al quinto, perché anche nel sesto giro dovremo andare a fare tutte maglie alte. Quindi sto per terminare il quinto giro, entro nella terza catenella e vado di nuovo a fare la mia maglia alta. Quindi quinto giro terminato, sesto e ultimo giro di nuovo andiamo a fare 3 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questi sono i 6 giri che dobbiamo sempre andare a ripetere. Come vi ho detto, sono semplicissimi, non vi preoccupate se qui la linea non vi viene perfetta, tanto poi lateralmente dovremo andare a cucire i 2 rettangoli, quindi non è un problema. Una volta poi anche stirato e stirato no, lavato e sistemato, bloccato come si suol dire, la parte non si vedrà più, questa parte un po' che rientra. Quindi voglio terminare il sesto giro, così vi faccio rivedere anche il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali. Però come potete vedere, questa è la lavorazione, questo sorta di prisma qua sotto e invece il gruppo la parte più chiusa della lavorazione. Ci giriamo, andiamo a rifare il primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle, e in questo caso, che è la prima maglia alta, si saltano 2 maglie alte e si vanno a fare 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Di nuovo saltiamo 2 maglie e andiamo nella terza, andiamo a fare 3 maglie alte. Quindi rispetto a prima che saltavamo 3 catenelle, qui invece andiamo a saltare solo 2 maglie alte. E quando ripeteremo sempre il primo giro dovremo sempre andare a fare questo: devono essere saltate 2 maglie alte e non 3 catenelle come avevamo sotto. E infatti vedete, mi ritrovo a fine giro dove ho 3 maglie alte finali, salto le 2, entro direttamente nell'ultima e vado a fare la mia maglia alta. Benissimo, io adesso finisco di fare i miei rettangoli, vi dirò quante volte sono andata a ripetere i motivi. Vi ricordo che, come avrete visto anche all'inizio del video, la mia maglia è corta, non è lunga, mi arriverà diciamo in vita. Allora, ho terminato il pannello dietro, ho ripetuto il motivo, quindi i 6 giri per 5 volte, e poi sono andata a ripetere solamente i 3 giri, i primi 3 giri. Quindi adesso andrò a fare un altro pannello per la parte avanti, di cui vi ricordo che monterò un motivo in più, in modo tale che quando andremo a cucire sulle spalle mi scenderà un po' di più sul davanti, quindi andrà più morbido. E poi, finito anche il secondo pannello, andrò a cucire, naturalmente vi dirò quanto ho cucito lateralmente sulle spalle e quanto lateralmente. Per quanto riguarda l'altezza, la parte avanti la farò uguale alla parte dietro. L'unica cosa che devo decidere è se, per quanto riguarda lateralmente, andare a cucire 2 pezzi fino a sotto, lasciare un piccolo spacco. Deciderò al momento che andrò a cucire 2 pezzi, però mi raccomando, per le taglie più grandi tenete presente che i motivi che sono andata a realizzare mi porta ad avere un'altezza di 45 cm circa. Come vi ho detto fin dall'inizio, non voglio una maglia lunga, voglio una cosa larga, un po' più giovanile come va adesso, larga non troppo lunga, quindi che vi vada, solitamente io vado sui 50-55 cm, mi sono fermata a 45 cm, quindi mi raccomando, se però voi volete farla più lunga rispetto a me, potete fare più giri. E come tutte le altre taglie, rispetto a quello che avete montato dietro, mi raccomando, montate sempre un motivo in più per la parte avanti.
Allora, ho terminato anche il pezzo dietro, ho cucito e come vedete ho già fatto la prima manica, non l'ho ancora terminata, ma l'ho iniziato a fare per capire quanti motivi mettere nelle maniche. Per quanto riguarda la cucitura, allora io vi ricordo che nella parte avanti ho messo un motivo in più rispetto a quello dietro, infatti vedete così scende qui la lavorazione del collo. Sono andata a cucire lateralmente le due parti per 12 centimetri, quindi dall'esterno verso l'interno ho cucito per 12 centimetri. Taglia più grande di me, naturalmente dovete andare a cucire un po' di più, cucite almeno 1,5 centimetri in più rispetto a me, mentre lateralmente alla fine sono andata a cucire fino a sotto, quindi cioè, non ho fatto la spaccatura come pensavo, ma ho fatto quindi tutta una lavorazione e come scalfi ho lasciato liberi 15 centimetri sia a destra che a sinistra, scusatemi, 15 centimetri e mezzo in realtà, e questo quindi mi permetterà appunto di fare la lavorazione della manica. Per la manica, come potete vedere, io qui già ho iniziato a fare una manica e per farvi capire io sono andata a montare come questi prismi 12 prismi. Ora per le taglie più grandi io direi per una taglia M lasciate liberi almeno 17 centimetri, 19 taglia L, 21 taglia XL, e quindi poi quando andate a fare i motivi io direi di aumentarne di 2 per ogni taglia, quindi se io ne ho fatti 12 direi che per una taglia M fatene 14 e così via. Naturalmente se poi avete bisogno di stringere perché la manica non la volete troppo larga, andate a cambiare l'uncinetto passando dal 5,5 al 5. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere come andare a fare sempre la stessa lavorazione, però non più in giri di andata e ritorno ma in giri di tondo. Quindi mi aggancio sotto dove ho fatto appunto la mia cucitura e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Scusate, ho preso poco filo. 1, 2 e 3. Prendo il filo e rientro dentro per fare altre 2 maglie alte perché devo andare a fare il mio gruppo di 3 maglie alte. 2 e 3, e quindi ho le mie 3 maglie alte. Salto una maglia alta orizzontale, vado nella successiva e di nuovo ad fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Di nuovo salto una maglia alta orizzontale, vado nella successiva e di nuovo ad fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e continuo così per tutto il giro. Quindi salto maglia alta orizzontale, vado nella successiva e vado a fare 3 maglie alte, salto una maglia orizzontale, vado nella successiva, di nuovo 3 maglie alte. Mi raccomando, io vi ripeto sempre, fate un primo giro e poi andate a vedere se va bene come avete diviso. Se vedete che vi tira o che sta diventando troppo larga la manica, andate a allargare, invece di fare di saltare una sola maglia, ne saltate 2, come in questo caso. Vedete, io sono arrivata al mio sopra la spalla, salto, vado direttamente dove ho fatto la cucitura e vado a fare 3 maglie alte e si ricomincia poi da capo. Quindi potete fare anche in questa maniera. Io continuo a lavorare così fino alla fine del giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo. Quindi ho fatto i miei 12 gruppi di 3 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro andiamo a fare tutte maglie alte, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, come abbiamo sempre fatto il nostro secondo giro. Quindi molto semplice, maglia alta sopra ogni maglia alta. Terminato il secondo giro vi farò vedere come andare a realizzare il terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale scusatemi, entro dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, e poi una maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 maglie alte nell'archetto, e continuiamo così per tutto il giro. Maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 maglie alte nell'archetto. Continuo quindi a lavorare così per tutto il quarto giro,
Poi vi farò vedere come terminare, come andare a fare il quinto e il sesto giro, che come sappiamo sono uguali. Quindi continuo in questa maniera, vi farò vedere a termine come finire e iniziare il quinto. Sto terminando quindi il quarto giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte nell'archetto, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quinto e sesto giro sono uguali, quindi andiamo a fare il quinto, sempre 3 catenelle, poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi adesso farò sia il quinto e il sesto giro e poi vi faccio rivedere come riandare a fare il primo. Vi ricordo, quinto e sesto giro sono uguali perché andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi sto terminando il sesto giro, come vi ho detto ho fatto sia il quinto che il sesto, essendo entrambi due giri uguali. Entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassissima. Adesso bisogna cominciare dal primo giro, quindi si fanno 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, si rientra e si fanno altre 2 maglie alte, si saltano 2 maglie alte e si ricomincia, quindi si entra nella terza e di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3, si saltano 2 maglie alte e si ricomincia, e si fa questo per tutto il giro. Vi troverete alla fine del giro che farete l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e poi avrete le 2 maglie alte libere e chiuderete il giro, e si ricomincia poi con tutti i 6 giri. Come vi ho detto, io ho iniziato a fare già la manica, però non l'ho ancora finita, quindi non vi so dire quante volte ho ripetuto i 6 giri. Vi dirò alla fine quando avrò fatto entrambe le maniche. Scusate, mi è caduto il filo nel frattempo, e naturalmente poi vi dirò se farò qualche altra modifica alla maglia. Allora, ho finito la manica, ho ripetuto i motivi per 5 volte, 1 2 3 4 e 5, e poi sono andata a rifinire il tutto con un giro di maglie bassissime, e poi ho fatto la stessa cosa anche di qua, 1 2 3 4 e 5 volte i 6 giri, e poi ho rifinito con una maglia bassissima. Potevo fare la maglia bassissima anche intorno al collo, ma avevo paura che mi si stringesse troppo e quindi ho deciso di lasciare così. Quindi diciamo che anche questa maglia è terminata.